Buongiorno cercatori d'oro, io sono Matteo Berto. Oggi io e Baron Paolo siamo venuti a Porcupine Creek a vedere se ci sono tracce di pagliuzze d'oro all'interno delle ghiaie aurifere. Se non sapete chi è Baron Paolo, mi raccomando di iscrivervi al suo canale che trovate su YouTube, ve lo lascio sempre qua sopra in evidenza. Inoltre, quello che voglio anche dirvi è che se volete anche voi approcciarvi alla ricerca dell'oro a livello amatoriale in Italia, Paolo ha costituito nell'arco degli ultimi anni un validissimo sito internet che vi lascio di nuovo sia qua sotto come link nei dettagli che qua sopra. Quindi mi raccomando, se volete leggere qualcosa riguardo la ricerca dell'oro, trovate anche i miei articoli sul suo sito, ma trovate anche moltissimo altro materiale, come ad esempio dove cercare l'oro, come cercare l'oro, la normativa, anche cosa fare delle vostre pagliuzze pepite d'oro. Quindi mi raccomando, io faccio riferimento al sito Cercatori Oro Italia, cercato su Google. Ora, qual è l'obiettivo di oggi? Andrò a fare quella che si chiama prospezione. È da tanto che non vengo a Porcupine Creek e devo dire la verità, il fiume è cambiato moltissimo il suo tragitto. Dovete pensare inoltre che le piene modificano dove si può posizionare l'oro, dove si può concentrare. Grazie quindi ai miei piatti, oggi in particolare ho la Turbopen e il mio setaccio, andrò a cercare dove vi possono essere tracce d'oro. In questo momento ci troviamo proprio al centro dell'alveo del fiume di Porcupine Creek. Allora, in questo caso, proprio in questo posto passava durante le piene un sacco d'acqua, ragazzi. È proprio quest'acqua che permette alle pagliuzze d'oro di essere erose da un fianco, che adesso andiamo poi a vedere insieme, ed essere quindi deposte tra i ciottoli. I ciottoli inoltre hanno una struttura che si dice embricata, nel senso che i ciottoli costituiscono il letto del fiume, certo, però non sono disposti a caso, sono disposti a coltello, gli uni appoggiati agli altri, come adesso voglio farvi vedere proprio in questo esempio. L'acqua proveniva da destra e andava verso sinistra. Questi ciottoli sono stati spostati ed embricati, vedete, questo è appoggiato a quello successivo e questo appoggiato a quello successivo. L'oro dove si trova in questi contesti? Semplicissimo, andremo a rimuovere questi ciottoli imbricati e questo ghiaietto che troverete al di sotto potrebbe essere aurifero, perché l'oro in questo contesto va a depositarsi negli anfratti tra i ciottoli. Tutto il letto del fiume è costituito appunto da ciottoli imbricati. La struttura imbricata inizia da destra e finisce verso sinistra. Vedete come i ciottoli sono leggermente inclinati? Quindi il ciottolo è messo in questa maniera, il verso è verso sinistra. Davanti a voi avete quello che si chiama in gergo un'ansa di erosione. L'oro che troviamo nel fiume arriva proprio da quei sedimenti che una volta erano parte del letto del fiume, una volta ci passava il fiume lì. Oh, dove vedete Paolo in questo momento? Vedete che è una riva ribassata. La superficie in cui Paolo in questo momento vedete che è circa piatta. Potrebbe essere una piccola punta aurifera in cui semplicemente il fiume, andando a erodere questi sedimenti più rialzati, concentra l'oro lì. Andiamo a vedere adesso. C'è una pagliuzza molto piccola, guardate quanta magnete c'è, ragazzi, pazzesco. Qua potrebbe esserci sì dell'oro. Ce n'è una più grossa. Benissimo, qui da Porcupine Creek siamo alla fine della mattina. Ho fatto un paio di sondaggi, niente che mi abbia impressionato. Comunque un paio di pagliuzze sono uscite, diciamo 3 sondaggi, 10 pagliuzze. Cerco almeno 20-50 pagliuzze a piatto, quindi ci spostiamo. Oh, siamo arrivati alla seconda punta di oggi. Adesso andremo a vedere se ci fosse anche dell'oro. Diamo priorità ai massi di maggiori dimensioni, sono quelli che teoricamente dovrebbero aver concentrato maggiormente l'oro. Bene, la nostra giornata prosegue a Porcupine Creek, ancora poco oro, ma la ricerca, come sapete, fa questo. Bisogna ricercare appunto la località migliore, più performante, quella dove c'è più oro. Non sempre si ha successo, ma ragazzi, come sapete, io sono un cercatore d'oro, ma la quantità non mi interessa rispetto più che altro alla qualità. A me piace trovare l'oro in posti che altri non hanno trovato tendenzialmente, e quindi non è tanto una delusione non trovarlo, ma è proprio divertente e bello una volta che si trova e vedere tutti i casi uno per uno e capirne anche un po' la geologia, i meccanismi appunto che hanno permesso la concentrazione delle pagliuzze d'oro in mezzo a quei sassi.
Bentornati ragazzi, siamo all'ultima punta del giorno, io e Paolo, e finalmente siamo riusciti a trovare un po' di giallo metallo, finalmente un po' di oro. Faccio vedere un attimo i lavori che abbiamo condotto. Dove c'è Paolo è a monte della punta. L'oro arriva proprio da quest'ansia di erosione, durante le piene viene eroso e va a depositarsi dove Paolo ha i suoi piedi in questo momento. Quindi abbiamo lavorato poco più a valle e soprattutto dietro questo masso, ragazzi, è uscito un sacco di oro. Ho lavorato anche un po' più a valle, ne è uscito un po' meno. Quindi l'oro probabilmente si è concentrato proprio in questa porzione, sarà un paio di metri quadri. E potrebbero esserci diversi grammi da quanto è uscito adesso il campionamento. Nella prospezione, ricordatevi, si usa solamente il piatto e il setaccio per permettere di ridurre i sedimenti. In questo caso il mio piatto è un piatto che si chiama Turbopen. Ve lo lascio qua sotto nei commenti, nel momento in cui voi stessi vogliate comprarne uno simile su Amazon. I risultati sono molto interessanti. Vi faccio vedere una foto per farvi capire. Si tratta di circa 10-15 pagliuzze d'oro di una dimensione di circa 1-2 mm. Adesso andrò ad approfondire ulteriormente proprio questo scavo in maniera tale da capire se valesse la pena in futuro tornarci o meno. Infatti oggi facciamo solo prospezione, non coltivazione. Nella coltivazione si estrae l'oro, nella prospezione lo si ricerca. Sono usciti fuori almeno 20 pagliuzze, vedete, queste sono delle pagliuzze d'oro e sono il frutto solamente di un piatto e mezzo di prospezione. Abbiamo trovato finalmente una punta, quindi l'obiettivo di questa giornata assolutamente raggiunto. E mi raccomando, se avete delle domande iscrivetevi qua sotto. E inoltre, se avete dei dubbi, delle perplessità, potete consultare il mio blog Matteo Berto Prospector o il sito di Paolo, Cercatori Oro Italia. E soprattutto nel caso in cui voi rimanessero ancora dei dubbi, ci sono anche i miei libri che vi lascio qua sotto nei link. Mi raccomando di iscrivervi anche sul canale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!